E rieccoci quest'oggi con un nuovo video. Come potete vedere quest'oggi con le nostre sibille, ossia appunto le sibille gitane o sibilla della zingara. Quest'oggi ovviamente ragazzi sarà un video a doppia variante, quindi ovviamente variante 1 e variante 2, tra le quali potrete scegliere. Voi sapete che io alterno spessissimo ovviamente video a una variante, a variante unica, a video a doppia variante. Questo ovviamente per cercare proprio il più possibile di venire incontro un po' ai vostri gusti e gusti di ciascuno di voi. So che alcuni preferiscono la doppia variante, altri invece la variante unica, di conseguenza io alterno ovviamente sempre entrambe le tipologie di video. Dunque, altra precisazione, sapete che io come sempre vi lascio un link in descrizione che vi rimanda direttamente a un video precedente a questo, in cui appunto ho in maniera piuttosto dettagliata spiegato ed illustrato l'intero mazzo della sibilla della zingara, paragonandola anche ai mazzi magari più tradizionali e ovviamente magari più conosciuti della sibilla italiana, la sibilla nostrana. Dunque, che cosa andremo quest'oggi a chiedere alle sibille? Quali novità e ovviamente sorprese e si spera pochi ostacoli mi attendono in amore, quindi campo sentimentale, nel prossimo futuro. Voi sapete che comunque le sibille hanno tempistiche di realizzazione degli eventi previsti ovviamente più brevi rispetto ai tarocchi, in particolar modo ad esempio rispetto agli arcani maggiori, d'accordo? Quindi le nostre chiacchierine si prestano diciamo molto di più, ecco, ad informazioni sull'immediato futuro. Possiamo dunque iniziare con la prima variante e dunque per tutti coloro che appunto sceglieranno la prima variante cerchiamo appunto di capire qualcosa in più sul vostro futuro sentimentale, quindi quali sorprese, novità, magari anche ritorni ovviamente ci saranno e vi attendono. Perfetto, allora come sempre allontaniamo dal tavolo di stesa il resto del mazzo. Come vedete qui abbiamo 6 carte, ovviamente da leggersi chiaramente l'una di seguito all'altra, singolarmente come ovviamente faccio di solito, in modo da riuscire ad analizzare, anche ad estrarre evento per evento, personaggio per personaggio. Ovviamente per cercare di capire che cosa accadrà nel vostro immediato futuro, quindi tutte le posizioni si riferiscono ovviamente al futuro. Ebbene, iniziamo subito dalla prima carta e ovviamente qui abbiamo una sibilla molto bella, molto positiva, che è ovviamente la sibilla del pensiero, una carta che implica il pensiero ovviamente rivolto a voi da parte di una persona che evidentemente ha motivo di pensarvi, quindi comunque una persona che per voi è contata tanto o che comunque vi vuole ancora bene. Perché sto parlando al passato? Perché la carta del pensiero è una sibilla legata al 6 di denari, quindi sicuramente a situazioni inerenti appunto il passato. Quindi una persona che potrebbe non far più parte, diciamo, della vostra quotidianità.
Ebbene, questa è una persona che vi sta pensando tanto, quindi in qualche modo, diciamo, sta applicando molto ingegno, meditazione e riflessione in riferimento a quello che voi siete state, ovviamente, per lui, ricercando una strategia, perché parliamo comunque di un 6 di denari, quindi comunque di un cercare di arrivare ad una meta, ad uno scopo, ovviamente, concretizzato e concretizzabile, d'accordo? Quindi vuole questa persona cercare, diciamo, la via giusta per, d'accordo? Quindi sta cercando di comprendere come poter agire per evidentemente attuare la strategia più efficace per riuscire ad arrivare in qualche modo a voi. Sicuramente è una persona che ragiona, ovviamente, per quanto concerne voi, in particolar modo da un punto di vista pratico e materiale, perché è un 6 di quadri. Quindi, ripeto, sicuramente è una persona molto attratta, che vi desidera, ed è una persona che evidentemente teme di perdervi, teme che il vostro rapporto, diciamo, sia veramente completamente chiuso. O comunque è una persona con la quale avete avuto qualche discussione, magari di un certo peso, e ovviamente teme che il vostro rapporto ne risenta. Comunque c'è una situazione del passato spinosa che questa persona vuole risolvere. Dunque il passato influisce ancora molto sul presente, al punto che questa persona deve valutare come muoversi proprio di fronte a qualche situazione piuttosto intricata, frutto di errori del passato. Quindi sicuramente chi ha scelto la prima variante è, diciamo, oggetto del pensiero costante da parte di una persona che evidentemente non vi ha dimenticato, una persona che vuole risolvere, vi ripeto, dei contenziosi in riferimento ovviamente al passato, una persona che si sta scervellando in tutte le maniere per appunto cercare in qualche modo di ovviamente arrivare a voi, d'accordo? Quindi comunque una persona molto concentrata, Vediamo ora in seconda posizione che sibilla abbiamo. Ecco la sibilla della matrice, che generalmente appunto rappresenta la consultante. Ecco che obiettivamente questa persona vi pensa appunto perché vi vede come una donna non disposta a ricambiare il vostro sentimento. Comunque una persona che, diciamo, è buona, perché la carta della matrice rappresenta la regina di coppe, d'accordo? Quindi comunque una donna buona, benevola, nobile, generosa, oltre che molto bella e affascinante, ma comunque una donna che difficilmente riesce, o potrebbe riuscire, a dimenticare dei torti del passato, d'accordo? Quindi vi vede comunque come una donna molto restia, perché nelle sibille la carta della matrice rappresenta appunto chi non è ancora, diciamo, disposto a fare quel passo in più in modo da essere coinvolta totalmente sentimentalmente in una storia o in un ritorno, per esempio. Quindi questa persona ora si spiega perché stia pensando così alacremente al come riuscire ad arrivare a voi, perché evidentemente questa persona teme che tra di voi sia completamente del tutto finita, che non ci sia più nessuna possibilità, d'accordo? Quindi obiettivamente questa persona sente o di non piacervi più o che voi non riusciate comunque a cancellare, per esempio, delle problematiche inerenti al passato. Quindi vi vede già molto distanti, d'accordo? Su altri lidi praticamente, pronte a spiccare il volo verso altre direzioni. Comunque c'è qualcuno che sta pensando molto a voi, è qualcuno che fa parte del vostro passato. Vediamo ora in terza posizione che sibilla abbiamo, la sibilla della morte. Allora in effetti questa persona ci ha visto giusto, cioè
Voi ormai siete orientate sul cancellare il passato. La morte rappresenta proprio un cambiamento radicale, cioè voi avete tutta l'intenzione di mettere una pietra sopra sul passato, d'accordo? Quindi voi siete pronte veramente ad andare completamente presso altri lidi. Quindi ovviamente non siete più disposte a ritornare sui vostri passi, evidentemente, ma avete bisogno proprio fisiologicamente di una grande trasformazione. Per voi è indispensabile, è quasi diciamo una sorta di evoluzione obbligata, perché a seguito di questo cambiamento voi rinascerete, perché la carta della morte rappresenta proprio la rinascita, d'accordo? Quindi per voi ci sarà un grande momento di cambiamento, un'evoluzione importante che però vi in qualche modo porrà di fronte a una nuova strada. Quindi effettivamente questa persona ci ha visto giusto, cioè voi non siete più disposte comunque evidentemente né a perdonare o comunque in qualche modo a tornare sui vostri passi, anche semplicemente diciamo riaffrontando il passato. Cioè voi con la carta della morte avete proprio bisogno di respirare aria nuova, di riossigenare i vostri polmoni, cambiare completamente direzione e dimensione. In realtà quello che vi aspetta è la morte, cioè è un avvenire completamente nuovo, d'accordo? Cancellando il passato, cioè una carta molto bella, contrariamente a quanto si possa pensare, perché è una carta che parla di rinascita, quindi a prescindere dal male che voi possiate aver subito in passato, vi aspetta un futuro molto bello, roseo, d'accordo? Quindi con la carta e la sibilla della morte, esattamente come anche per i tarocchi, comunque gli sviluppi saranno molto belli e ovviamente molto positivi, però ripeto ragazzi, sono dei cambiamenti comunque che implicano un tagliare dei rami secchi, comunque un non cercare più anche di capire razionalmente, giustificare il passato. No, siete stanche di queste cose, siete veramente molto stanche e dunque non più disposte a tornare indietro. E soprattutto la carta della morte è una carta molto severa, perché parla anche di chi non, diciamo, accetterà inutili perdite di tempo. Cioè voi sarete molto dure e severe nei confronti di chi si opporrà al vostro cambiamento, alla vostra rinascita, cioè avrete un atteggiamento molto severo e fate benissimo, d'accordo? Perché la morte implica sempre un passato doloroso, d'accordo? Quindi è un cambiamento fisiologico utile per voi per evolvere, quindi le sibille in realtà vi stanno consigliando di procedere lungo questa direzione, cioè voi state facendo bene, non dovete tornare indietro. Questa persona che si arrangi, voglio dire, cioè voi dovete ricominciare a vivere e dovete essere felici. Questo è anche una sorta di consiglio a latere che ovviamente vi viene offerto dalle sibille. D'accordo? Perché? Perché a seguito di questa chiusura o comunque di questa persona che si allontana definitivamente, la morte parla della nascita di un nuovo rapporto con una persona completamente nuova che incontrerete, d'accordo? Quindi sicuramente gli avvenimenti saranno molto positivi per voi e saranno avvenimenti che potrebbero proprio, diciamo, includere anche vari ambiti della vostra vita, non soltanto in amore, anche per esempio nel lavoro, in ambito economico-finanziario, piuttosto che potreste per esempio effettuare un trasloco, un cambiamento radicale, città, provincia, regione, cioè effettivamente quello che vi aspetta è un grande cambiamento, ma per voi rappresenterà una nuova opportunità, anzi nuove opportunità che lasceranno spazio al nuovo, quindi non ritornate nel passato. D'accordo? Assolutamente è corretto il vostro atteggiamento, anche di severità nei confronti di chi potrebbe opporsi al vostro evolvere, cioè non si torna indietro, soprattutto con persone che hanno veramente sbagliato e che vi hanno fatto ovviamente del male. Non è un atteggiamento egoistico, è semplicemente proteggere se stessi. Io lo ripeto sempre ragazzi, tutti abbiamo diritto alla felicità, inseguite la vostra felicità, mettetevi sempre con
come priorità, quindi fate bene, il passato si chiama passato perché è tale, quindi andiamo avanti, farete benissimo perché vi aspetta veramente una importante rinascita. Vediamo ragazzi ora la quarta sibilla, la quarta posizione, e abbiamo la sibilla della leggerezza. Certo che ci sarà questo grande cambiamento, tra l'altro appunto ragazzi, come vi dicevo, questo cambiamento, questa evoluzione sarà importante per voi e abbraccerà anche più aspetti ovviamente della vostra giornata, della vostra quotidianità, ma anche della vostra vita, quindi non soltanto l'aspetto sentimentale. La leggerezza parla però, proprio da parte ovviamente vostra, di un atteggiamento molto più, diciamo, tranquillo, molto più sereno, spensierato, meno appesantito da problemi, come dicevamo prima, che ovviamente ormai fanno parte, devono far parte del vostro passato. Ecco che voi avrete ovviamente un animo molto più leggero, molto più sereno, che vi permetterà, come tipico della leggerezza, di ovviamente sperimentare un momento di maggior tranquillità. La leggerezza ovviamente non è una sibilla negativa che parla di un atteggiamento frivolo, superficiale, sciocco. È una sibilla che parla proprio di chi evidentemente arriva da un passato duro, da un passato ricco di ostacoli, doloroso, e che ora ovviamente attraverserà un momento di grande cambiamento che apporterà, vi ripeto, un tagliare completamente con situazioni del passato negative e dunque un vivere il futuro, i giorni ovviamente che vi attendono, con maggior serenità. Cioè ci sarà anche una voglia, diciamo un bisogno da parte vostra di conoscere magari più persone nuove, ambienti nuovi, d'accordo? Quindi vivendo con una certa appunto tranquillità e serenità nuove situazioni, quindi anche nuove frequentazioni, d'accordo? Perché la carta della leggerezza può rimandare anche a questo, d'accordo? Quindi a nuove situazioni, ma che vi faranno bene, perché la carta della leggerezza è legata al 10 di bastoni, d'accordo? Quindi comunque molta energia, molta passione e comunque anche il successo, perché è una carta di grado 10, d'accordo? Che quindi parla di successo, di completezza e ovviamente di un ciclo che si chiude per aprirne uno completamente nuovo, d'accordo? Vediamo ora in quinta posizione che cosa abbiamo? Appunto il bambino. Allora, a proposito ovviamente di qualcosa di nuovo, ragazzi, la sibilla del bambino tratta appunto di nuove situazioni in fase iniziale, però sicuramente di una nuova conoscenza, ripeto, nuova, quindi non qualcosa che arriva dal passato, come invece abbiamo visto a inizio stesa con la sibilla del pensiero. Qui siamo completamente nel nuovo, d'accordo? Quindi in ambito sentimentale questa carta parla proprio dell'inizio di una nuova, diciamo, frequentazione più che relazione, dove ovviamente saranno assolutamente presenti sia l'attrazione fisica che il feeling mentale. È un 7 di denari, d'accordo? Quindi la carta del bambino è inerente, diciamo, non ad un colpo di fulmine, come per esempio alla sibilla dell'amore, d'accordo? Ma ad una iniziale frequentazione, che però potrebbe assolutamente diventare un vero e proprio sentimento amoroso completo, però, ripeto, nel tempo, d'accordo? Quindi sicuramente qui c'è una nuova conoscenza, qualcuno che finalmente riuscirà, diciamo, a darvi una ventata d'aria fresca nei sentimenti che veramente vi farà molto molto bene. Ripeto, qualcuno che vi piacerà molto da un punto di vista mentale e da un punto di vista fisico. Il sentimento
potrebbe nascere, ma ovviamente nel tempo. Comunque qui c'è assolutamente una nuova frequentazione. Vediamo ora come ultima Sibilla che cosa abbiamo. Che meraviglia! Allora, qui abbiamo la Sibilla del Gran Signore, una delle più belle effettivamente. Allora, ragazzi, il Gran Signore parla di un gran signore, cioè prima di tutto di un uomo d'altri tempi, quindi una persona piena di rispetto, una persona romantica perché è legata al Re di Coppe, quindi una persona comunque buona, una persona empatica, una persona educata, una persona molto gentile e generosa. È chiaro che il Gran Signore rappresenta e potrebbe proprio rappresentare questa persona nuova che andrete a conoscere, di cui vi parlavo con la Sibilla del Bambino. È un gran signore, quindi è un re di coppe, quindi è una persona adulta, generalmente si attesta, diciamo, dai 40-45 anni in su, potrebbe essere stato già sposato o comunque aver avuto, diciamo, delle esperienze sentimentali di un certo peso, di una certa importanza, potrebbe essere già padre, perché il Gran Signore, come il Re di Coppe, potrebbe essere ovviamente già padre. È una persona che per amore fa di tutto, quindi è una persona che è disposta assolutamente ad amare, non è una persona che ha paura dei sentimenti, però è appunto una persona matura, è una persona saggia, quindi ovviamente non dico che ci va coi piedi di piombo, però obiettivamente tende a dare il giusto peso ad ogni sviluppo della vostra storia, senza precorrere i tempi. Quindi una persona che non ha paura di amare, ma che non vuole fare sciocchezze, d'accordo? Quindi non vuole illudere né illudersi. Quindi una persona saggia, una persona matura, una persona piena di rispetto e attenzioni, d'accordo? Per darvi un aiuto in più, ovviamente da un punto di vista astrologico, essendo chiaramente il Gran Signore, questa Sibilla legata al Re di Coppe, parliamo dei 3 segni d'acqua, quindi Cancro, Scorpione, Pesci. Quindi questa persona potrebbe appartenere ad uno di questi 3 segni, oppure potrebbe averne l'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi 3 segni d'acqua, d'accordo? Quindi Cancro, Scorpione, Pesci, nei punti strategici ovviamente del tema natale, cioè per esempio potrebbe essere del segno del Cancro e avere la luna in Pesci, come nel mio caso, d'accordo? Quindi comunque diciamo segni d'acqua presenti nei punti principali, quindi Luna, Venere, Marte e Mercurio, d'accordo? Sicuramente, ripeto, questa è una persona romantica, è una persona molto emotiva, è una persona ovviamente che ama l'amore, innamorata dell'amore, è una persona che crede nei legami ed è una persona che non ama prendere in giro, ma quindi non ama nemmeno ovviamente essere presa in giro, d'accordo? Quindi comunque una persona prudente, una persona attenta, ma fondamentalmente una persona buona, e di persone buone abbiamo tutti bisogno a questo mondo, d'accordo? Quindi una persona finalmente buona. Ora, sicuramente parliamo di un Re di Coppe, quindi di una storia, quindi vi ho detto ovviamente con la carta della Sibilla che inizierà come frequentazione, però a questo punto, vedendo ovviamente la Sibilla del Gran Signore, direi che diventi qualcosa di più rispetto ad una frequentazione, perché generalmente il Gran Signore parla di una storia, quindi della nascita di una coppia, d'accordo? Anche se vi ripeto, senza precorrere i tempi, questo non corre, d'accordo? E fa bene perché fondamentalmente andrà ad approfondire una conoscenza e un feeling molto più mentale, quindi anche molto più serio, d'accordo? Quindi non soltanto basato per esempio su un'attrazione che abbiamo visto all'inizio, ci sarà, però poi ovviamente bisogna anche lasciare spazio a qualcos'altro, d'accordo? E lui saprà lasciare spazio ovviamente a questo qualcos'altro. Quindi chi ha scelto la prima variante, bellissimo periodo ovviamente in arrivo per voi. Come vi ho detto sin dall'inizio, con la Sibilla della Morte, cancellare il passato, questo diciamo individuo che viene appunto identificato
dalla Sibilla del pensiero, lasciamolo lì a pensare, perché è una persona che fa parte del vostro passato, che sicuramente ha qualcosa di cui rimproverarsi, quindi una persona da lasciare ovviamente alle spalle. Continuate il vostro percorso, ovviamente con il consiglio della carta della morte, quindi in maniera seria e severa. Mi raccomando, tagliare rami secchi, evolvere verso il futuro, accettare il cambiamento e la rinascita, che con questo meraviglioso Gran Signore, caspita, ci sarà, d'accordo? Anche perché il Gran Signore tende a proteggere molto chi ama, d'accordo? Quindi sarà veramente una figura molto importante. Per quanto riguarda le tempistiche, diciamo che il Gran Signore, come ovviamente un po' tutte le Sibille, è ovviamente legato a determinati giorni dell'anno. Ecco, il Gran Signore in particolar modo ai, diciamo, primi giorni, alle prime settimane del mese di febbraio, quindi molto importante per voi la fase invernale, d'accordo? Che evidentemente vedrà come protagonista nella vostra vita proprio quest'uomo e evidentemente la nuova relazione che chiaramente si andrà a creare, quindi un vero e proprio rapporto di coppia. Dunque, questa variante termina qui, variante ovviamente molto bella, quindi vi aspettano settimane, mesi molto importanti, una stesa di evoluzione soprattutto per voi verso una rinascita, e ve lo auguro assolutamente, ragazzi e ragazze, con tutto il cuore. Come sempre mi raccomando, mettetevi come priorità. Buon percorso karmico e a presto! Rieccoci dunque con la seconda variante e dunque iniziamo appunto a mescolare il mazzo di Sibille, cerchiamo appunto di capire quali novità in amore vi attendono. Perfetto, dunque come sempre appunto allontaniamo dal tavolo di stesa il resto del mazzo. Come potete vedere appunto qui abbiamo 6 carte che verranno appunto lette nell'ordine di estrazione. Ovviamente carte inerenti tutte e 6 il futuro, quindi il prossimo futuro, quindi i prossimi giorni, prossime settimane, inerenti ovviamente l'ambito sentimentale, quindi le novità, eventuali nemici, ostacoli, ritorni. Cerchiamo un po' di capire che cosa vi attende ovviamente nel prossimo futuro. Ripeto, ovviamente carta per carta, secondo appunto la medesima sequenza di estrazione. Iniziamo dunque dalla prima carta. Allora, iniziamo già con la nemica, Dunque, iniziamo con un personaggio, insomma, un'energia femminile particolarmente ostile, nel senso che ovviamente tra i personaggi negativi diciamo che la nemica spicca particolarmente anche rispetto alla carta del sacerdote e al nemico. Questo per quale motivo? Perché la carta della nemica rappresenta una donna profondamente invidiosa, quindi ripeto e ribadisco, è un'energia femminile, particolarmente appunto invidiosa nei vostri confronti, cioè nei confronti di chi ha scelto ovviamente la variante, quindi in questo caso di chi ha scelto la seconda variante. Ora, perché questa donna vi è così ostile e ovviamente è così gelosa e invidiosa di voi? Ovviamente trattando l'ambito sentimentale, perché voi avete qualcosa che lei non ha, ad esempio un uomo piuttosto che il corteggiamento di un uomo. Vi faccio un esempio: in caso voi abbiate una storia con un uomo impegnato, per impegnato io intendo fidanzato, sposato, convivente, ecco che la nemica è lei, cioè è la moglie, la fidanzata o la convivente.
In caso voi abbiate, diciamo, un compagno o comunque stiate frequentando una persona libera, apparentemente libera, questa nemica è qualcuno, è un'energia femminile che insomma vorrebbe prendere il vostro posto, d'accordo? Una donna gelosa, d'accordo? Quindi una donna che vorrebbe evidentemente essere al fianco del vostro compagno o dell'uomo che in qualche modo vi sta corteggiando, d'accordo? Potrebbe essere la classica collega invidiosa che appunto ha notato magari un vostro collega particolarmente attratto rispetto a voi e dunque potrebbe essere particolarmente appunto gelosa. È chiaro che la nemica è particolarmente appunto pericolosa perché? Perché generalmente è una donna che ama molto il sotterfugio, è una donna spietata e molto furba, quindi potrebbe essere la classica, diciamo, finta amica, la classica collega che finge, diciamo, un fare particolarmente collaborativo, in realtà è una persona particolarmente, ripeto, ostile, che potrebbe parlare alle vostre spalle e che potrebbe anche, diciamo, organizzare qualche evento poco piacevole, classico dispetto, d'accordo? Perché è una persona rancorosa ed è una persona, vi ripeto, molto molto invidiosa, d'accordo? Che tende ad essere invidiosa delle persone felici, delle persone che hanno successo, delle persone che attirano l'attenzione, perché lei vorrebbe attirare l'attenzione che magari voi attirate. Ora, ripeto, è una donna che agisce nell'ombra, quindi scoprirne l'identità non è poi così semplice. Cioè voi potreste, per esempio, dare un nome, un cognome a questa regina in maniera ipotetica, perché appunto la carta della nemica è legata alla regina ovviamente di spade, in realtà potrebbe essere tutt'altro, d'accordo? Quindi tutt'altro personaggio. Ripeto, è una donna che vi conosce bene o comunque è una donna che in qualche modo vi tiene d'occhio o che ha modo di avere informazioni in riferimento a voi. Quindi è una donna che comunque potrebbe sospettare della vostra presenza, in caso sia la moglie, per esempio, di una persona che state frequentando clandestinamente. Quindi comunque è qualcuno che riesce in qualche modo ad osservarvi anche semplicemente da lontano, d'accordo? E di conseguenza tener d'occhio i vostri movimenti. Quindi comunque è una persona, diciamo, piuttosto temibile, d'accordo? Poi è anche una, diciamo, chiacchierona, diffonde false dicerie, ovviamente, malelingue, spettegola a tutto spiano, quindi è chiaramente una personalità particolarmente, diciamo, pericolosa, d'accordo? È chiaro che, quindi, mirando al vostro compagno o comunque a un uomo che possa, diciamo, volervi in qualche modo corteggiare o uscire con voi, o comunque mirando a mantenere intatto il proprio ruolo al fianco del proprio compagno, in caso voi abbiate una storia, diciamo, segreta, ecco che è una donna molto ostinata ed è una donna testarda, quindi il suo obiettivo è quello di andare avanti, cioè in questo momento, nel momento presente, non prevede, diciamo, in qualche modo di desistere. Ora, sicuramente è una donna infelice, quindi la carta della regina di spade, esattamente come la carta della nemica, generalmente identifica una donna sola, oppure una donna non amata, non ricambiata, quindi tradita, oppure una donna magari anziana, vedova, comunque una donna, diciamo, che non è mai stata particolarmente in grado di attirare l'amore, la stima, la benevolenza degli altri. Quindi una donna che è sempre stata, diciamo, allontanata, messa da parte, ma proprio a causa del suo caratteraccio, perché non è una persona buona, d'accordo? La carta della nemica non è soltanto una donna invidiosa nei vostri confronti, è una donna piuttosto cattivella, d'accordo?
quindi non ha un animo generoso, è una donna dal cuore indurito. È una donna che mira sempre, vi ripeto, con dispetti, atteggiamenti ostili, lesivi, cerca sempre di danneggiare gli altri, in particolar modo persone che dal suo punto di vista hanno qualcosa in più di lei, quindi in questo caso un uomo o l'attenzione di un uomo, d'accordo? Quindi comunque una persona, diciamo, che in questo momento sta mostrando ostilità nei vostri confronti. Vediamo la carta successiva a questa nemica. Allora, la carta dell'ammalato. In realtà diciamo che non ha intenzione di desistere, ma vede la sconfitta molto vicina. La carta dell'ammalato è che obiettivamente non si sente, diciamo, in grado di vincere. È una donna che tende molto, appunto come tipico della regina di spade, ad abbattersi. È una donna che, diciamo, ha anche poca fiducia nei propri mezzi ed è una donna che fa fatica a elaborare la rabbia, cioè lei vede ovviamente la sconfitta, questa cosa la fa profondamente ovviamente arrabbiare e di conseguenza tende ad incattivirsi ancora di più, cioè in realtà la carta dell'ammalato in amore rappresenta chi è certo di non avere alcuna possibilità di in qualche modo riuscire a, in questo caso, prendere il vostro posto, per esempio, nel cuore di un uomo. Di conseguenza questo la rattrista, la fa disperare e la rende ancora più, in qualche modo, incattivita nei confronti della vita, dell'amore, nei vostri confronti. Dal suo punto di vista, in realtà, interiormente, e diciamo anche inconsciamente, questa donna sente di non riuscire nella propria impresa, cioè attende comunque, diciamo, in modo più o meno pessimistico la sconfitta e la disfatta, ma diciamo che questo comunque la rende ancora più rabbiosa, ancora più ostile e rancorosa, proprio perché sente di non riuscire a farcela rispetto a voi. Quindi vi vede veramente, ragazzi, come un po' una sorta di fumo negli occhi. Cioè lei sa che non otterrà mai ciò che desidera. In caso sia la moglie, ad esempio, di un uomo sposato che state frequentando, lei ha già il sospetto, se non la certezza, che lui abbia un'altra donna. Quindi voi, ma sa di non poter vincere contro di voi, sa che prima o poi lo perderà. In caso sia una donna che possa ambire, per esempio, ad un vostro corteggiatore, sa che non c'è nulla da fare, cioè che comunque sia lui continuerà a corteggiare voi, non lei. Quindi sa che le sue possibilità sono ridotte a zero. Questo, ripeto, la rende però ancora più spietata, ancora più cattiva. La incattivisce ancora di più. Dunque la carta dell'ammalato, in questo caso a fianco ovviamente la carta della nemica, quindi della regina di spade, è chiaro che ci identifica comunque un personaggio particolarmente malsano, sì, pericoloso, ma fino a un certo punto. Comunque una donna che non ha nemmeno lei stessa fiducia nelle proprie capacità, una donna tremendamente, direi visceralmente invidiosa, anche perché abbiamo detto che dà per scontato ovviamente il fatto di perdere e di poter perdere, una donna sola, una donna in realtà a causa della sua stessa solitudine, come ho detto prima, una donna che non si fida di nessuno, nemmeno delle persone che la circondano, e ovviamente dall'atteggiamento fortemente pessimistico. Quindi diciamo che è una donna che non vive nella serenità, è una donna infelice, che per questo tende a portare l'infelicità nella vita degli altri.
Vediamo ora in terza posizione cosa abbiamo. Mamma mia, la malinconia. Allora, esattamente come ovviamente la carta dell'ammalato, la carta della malinconia si riferisce ovviamente alle carte più negative per quanto riguarda gli atteggiamenti, per quanto riguarda la predisposizione all'azione, alla vita. Ragazzi, questa donna con la carta della malinconia è assolutamente consapevole, quindi non è più un sospetto, che appunto, per esempio, il marito, il compagno, il fidanzato, il convivente abbia un'altra persona. Ora, non è detto che conosca la vostra identità, nome e cognome, però è assolutamente consapevole del fatto che il suo rapporto è finito. D'accordo? È chiaro che ci spera, perché comunque la malinconia è una piccola, flebile speranza che le cose possano migliorare, ma ovviamente diciamo che le sue percezioni sono fortemente negative, cioè se dovessimo diciamo esprimerlo in probabilità, ovviamente la probabilità di riuscire a trattenere il compagno rasentano lo 0,1%, cioè è una donna consapevole di aver ormai perso, d'accordo? Cioè di essere di fronte alla conclusione, alla fine di un rapporto, oppure anche di sogni, in caso sia, ripeto, una donna che mira all'uomo che vi sta corteggiando o all'uomo che avete al vostro fianco. È chiaro che questa donna ovviamente si sente molto abbattuta, perché la carta della malinconia parla anche di una donna che molto spesso si ferma a pensare, a volte anche a piangere, e riflette su quello che è stato il passato, ovviamente, e molto su quello che potrebbe essere il futuro. Lei vede un futuro nero, d'accordo? Cioè, esattamente come nella Sibilla del Vedovo, lei è consapevole che nella sua vita attualmente qualcosa è terminato, d'accordo? Quindi è una donna che dà per scontata la sconfitta. D'altronde, ragazzi, la carta della malinconia generalmente viene identificata come la carta della felicità perduta. Di conseguenza è una carta di afflizione, ovviamente causata da una perdita, da una separazione, quindi è una carta di profonda crisi, d'accordo? Quindi questa è una donna che potrebbe anche riconoscere in alcuni suoi comportamenti degli errori che possono aver portato ad una situazione di questo genere, d'accordo? Quindi questa è una donna terribilmente infelice. Questo la incattivisce? Sì. È una donna rancorosa? Sì. È una donna invidiosa? Sì. È una donna che potrebbe ulteriormente crearvi dei problemi, cioè farvi qualche piccolo dispetto? Sì. Potrebbe diffondere malelingue? Sì. Però, vi ripeto, è assolutamente consapevole del fatto che comunque lei ha già perso in partenza, perché la carta dell'ammalato e la carta della malinconia sono due carte molto negative, per quanto concerne ovviamente le sibille. Vediamo ora in quarta posizione, ovviamente, che sibilla abbiamo inerente al vostro futuro. Bellissima carta, qui abbiamo la sibilla delle nozze. Allora, la sibilla delle nozze ovviamente è legata all'asso di bastoni, quindi carta bellissima ovviamente, che chiaramente parla di un nuovo inizio, che parla di sicuramente notizie, è una carta che parla di un invito, è una carta che parla di un acceso corteggiamento, è una carta che parla ovviamente di passione, di desiderio e di determinazione nel cercare di ottenere ciò che si vuole, nel soddisfare i propri istinti e impulsi. Quindi qui c'è una persona, un'energia ovviamente in questo caso maschile, perché parliamo sicuramente di un asso di bastoni, che
che ovviamente in qualche modo vi cercherà, farà di tutto per potervi contattare, corteggiare. In caso sia una persona che già ovviamente possa far parte del vostro parterre di conoscenze, sicuramente questa persona vi inviterà ad uscire, a stare insieme. Una persona che però ovviamente, non ve lo posso negare, ambisce ovviamente ad un rapporto fisico, quindi una persona che vi desidera tremendamente, ma è anche una carta che parla di scelta e di dichiarazione, quindi sicuramente una persona che si farà avanti in maniera molto chiara e molto diretta, perché la carta delle nozze parla proprio di chi, diciamo in maniera quasi ufficiale, diciamo, arriverà a voi con un messaggio, comunque chiamandovi o cercando di contattarvi in qualche modo per, diciamo, cercare di farvi capire a chiare lettere che ovviamente vuole frequentarvi o che vuole vedervi. Ripeto e ribadisco, la carta delle nozze parla di un'attrazione molto forte e della possibilità di un, diciamo, contatto fisico molto esplicito che appagherà ovviamente entrambi. Quindi l'Imeneo parla sicuramente anche di una consultante, un consultante particolarmente disponibile, ovviamente, anche proprio nei confronti di un invito da parte di questa persona. Quindi ci sarà proprio un'azione esplicita, è un asso di bastoni da parte di un'energia maschile, d'accordo? Riuscirete quindi a in qualche modo collaborare, a venirvi incontro, perché è una carta che parla di collaborazione per un fine comune. Ecco che riuscirete quindi a vedervi o a rivedervi, persona che vi farà trascorrere comunque un momento, delle ore particolarmente importanti, appaganti, ma che vi permetterà anche di approfondire da un punto di vista emotivo il rapporto. Quindi è una carta che parla di eventi molto importanti, di notizie, ma anche della nascita di una frequentazione importante o comunque dell'approfondimento in qualche modo anche da un punto di vista emotivo e sentimentale di un rapporto. Parla di grande passione, parla di fertilità, parla di ovviamente nuovi progetti, di un collaborare, di un vedersi, di uno stare insieme. Quindi sicuramente di grande felicità, una felicità sia affettiva che però ovviamente anche una felicità materiale, quindi da un punto di vista ovviamente strettamente erotico. Dunque, vediamo in quinta posizione che carta abbiamo. Abbiamo la Sibilla della casa. Allora, sicuramente queste nozze, quindi questo incontro ovviamente, si svolgerà prevalentemente appunto in un ambiente al riparo da occhi e orecchie indiscrete. Come potete notare, la carta della casa è generalmente appunto rappresentata da una casa, appunto da una grande sontuosa abitazione, dove però ovviamente le imposte sono ben chiuse. Quindi diciamo che è impossibile riuscire in qualche modo a vedere cosa possa accadere all'interno della casa. Quindi è una carta, una sibilla, che rimanda sicuramente alla segretezza, ossia sicuramente avrete modo di stare con questa persona che appunto vi corteggerà o vi inviterà ad uscire o vi inviterà di nuovo ad uscire. Ecco, vi chiederà in qualche modo di trascorrere del tempo in un ambiente isolato, quindi comunque una sorta di tête-à-tête anche romantico. La carta della casa si ovviamente rifà al 2 di coppe, d'accordo? Quindi questa persona vuole stare da sola, vorrà stare da sola con voi. Ovviamente, ripeto, è una carta che parla di rapporti, quindi sicuramente è una carta che parla di un contatto fisico che questa persona vuole e desidera ovviamente a tutti i costi, ma questa persona vuole anche poter trascorrere del tempo con voi senza distrazioni altre. Quindi potrebbe proprio invitarvi
qualcosa di particolarmente appunto romantico, lontano appunto dalla mondanità, perché questa persona vuole in qualche modo anche tutelare e difendere il vostro rapporto, il vostro incontro, d'accordo? Quindi questa è una persona che non vuole assolutamente mettere a rischio né la sua, ma né tantomeno la vostra quotidianità e identità, soprattutto in caso sia una persona, per esempio, impegnata. D'accordo? Quindi, trattandosi ovviamente di una carta che viene rappresentata da una casa, questa persona potrebbe invitarvi a casa sua o in qualche modo voi potreste invitare questa persona ovviamente a casa vostra. È una carta che ribadisce il concetto dell'asso di bastoni, dell'Imeneo, quindi intimità. D'accordo? È una carta molto bella, ripeto, legata al 2 di coppe, quindi sicuramente alla voglia profonda, ovviamente, di stare insieme. Però, vi ripeto, lontano da occhi e orecchie indiscrete. Questa persona vuole vivervi in totale tranquillità, potendosi quindi quasi anche aprire, sentendosi libera questa persona, ovviamente, di aprirsi a voi in maniera molto tenera, anche molto dolce, senza sentirsi giudicata da terze persone, dallo sguardo di terze persone. Vediamo dunque come ultima carta, ovviamente, che cosa abbiamo. Bellissima carta, quindi anche questa variante, come la variante precedente, termina con una carta molto bella e molto positiva. Allora, qui abbiamo la carta della consolante sorpresa, della sorpresa. Allora, legata ovviamente al 6 di bastoni, quindi carta per eccellenza della vittoria. Allora, ragazzi, questa carta diciamo che si riferisce ovviamente a qualcosa che avete atteso da molto tempo, quindi evidentemente stavate aspettando magari da molto tempo il ricontatto da parte di questa persona. Potreste aver atteso magari da diverso tempo in qualche modo il, diciamo, trovare la persona giusta, quella persona, quell'energia maschile che si farà avanti con la carta dell'Imeneo. Ebbene, la vostra attesa terminata e terminerà, perché qualcosa di inaspettatamente bello farà capolino nella vostra vita. Quando viene estratta questa carta, ovviamente le cose si risolvono e anche ovviamente in tempi brevi. È una carta che parla di rinascita, una carta che parla di speranza, è una carta che parla di fiducia, è una carta che parla di volontà premiata, un'attesa che viene appunto ripagata, sacrifici che vengono ripagati e quindi una sorta di meritata vittoria. È una carta che parla di, ripeto, miglioramenti, sviluppi, ammirazione e stima da parte di una persona in particolare. È una carta che parla di incontri, perché è pur sempre un 6 di bastoni, quindi parla di incontri anche erotici importanti, ma soprattutto, vi ripeto, si rifà a qualcosa che si attendeva da tempo e che finalmente trova facile soluzione. Dunque, in caso voi abbiate una storia con una persona impegnata, ecco che questa persona finalmente riuscirà a rivedervi, a cercarvi, ovviamente liberandosi dai tanti impegni, magari proprio imposti da quella nemica ad inizio stesa. In caso ovviamente voi stiate frequentando una persona libera, ecco che questa persona vi ricercherà. In caso voi siate single, qui c'è l'arrivo di una nuova persona. Fatto sta che è una carta che parla di un momento molto bello nella vostra vita, molto inaspettato, diciamo. Sarà proprio una sorpresa. Quindi quell'invito al momento giusto, che per voi sarà una sorta di dono del cielo, la persona che magari vi è sempre piaciuta, che inizierà per esempio a corteggiarvi, vi chiederà addirittura di uscire,
una persona impegnata che potrebbe parlarvi di progetti seri, per esempio con voi, potrebbe invitarvi ad uscire, superando vari ostacoli. Questa regina nemica che finalmente ovviamente si farà da parte, perché chiaramente con la carta della consolante sorpresa non esistono nemici che possano in qualche modo intralciare i vostri piani. Quindi situazioni molto belle, vi ripeto, di grande vittoria e soprattutto di stima e ammirazione. Quindi la persona che magari vi è sempre piaciuta inizierà ad accorgersi di voi, inizierà a volervi, inizierà a volervi corteggiare. In caso abbiate frequentato persone sempre distratte, fredde, troverete una persona molto più passionale. Cioè, con la consolante sorpresa, tutti i sogni si realizzano, diventano realtà, d'accordo? E soprattutto la vostra pazienza sarà premiata, cioè voi otterrete quello che meritate, quello che vi siete assolutamente guadagnate. Ora, le tempistiche sono molto brevi, perché chiaramente la carta dell'Imeneo ovviamente si rifà all'asso di bastoni, la carta ovviamente della consolante sorpresa si rifà al 6 di bastoni, quindi comunque sono carte che parlano di un'evoluzione importante, di un invito importante, dell'incontro importante, di una persona che vi piace che finalmente si farà avanti in breve tempo. Quindi comunque parliamo di tempistiche rapide, di tempistiche sicuramente veloci, quindi non dovrete ovviamente aspettare più di tanto, tempistiche ovviamente che si risolvono in un massimo di ovviamente qualche settimana, qualche mesetto al massimo, ma non stiamo parlando di tempistiche epocali, d'accordo? Quindi sicuramente entro le prossime settimane, ripeto, al massimo un mesetto di tempo, qui c'è un invito importante con la carta delle nozze o dell'Imeneo, comunque un farsi avanti concreto da parte di una persona, che ovviamente vi farà capire tutto il suo interesse. Ci potrebbe ovviamente essere immediatamente un relativo invito e un relativo incontro con la carta della casa in un ambiente, diciamo, particolarmente romantico, una sorta di tête-à-tête romantico e ovviamente un approccio erotico di un certo peso, diciamo, molto appagante, molto bello. E dunque voi vi sentirete bene, vi sentirete amate, vi sentirete apprezzate con ovviamente la carta della consolante sorpresa o comunque tutto ciò che avete sino ad ora desiderato si realizzerà, d'accordo? Ripeto, sicuramente delle belle sorprese portate chiaramente a seguito di questa carta comunque importante che è la carta appunto delle nozze, quindi di questa energia maschile che si farà avanti e con la quale dunque voi potrete iniziare appunto una frequentazione o comunque persona che potreste rivedere, per esempio una persona impegnata che potrebbe in qualche modo manifestare il suo interesse, per esempio nel cambiare la propria vita, la propria esistenza. Comunque, vi ripeto, tempistiche piuttosto brevi, quindi non stiamo parlando di ovviamente tempistiche epocali, qualche settimana, qualche mesetto ovviamente al massimo. Qui c'è un'evoluzione importante, ma soprattutto, ripeto, partirà tutto da questa carta, dalla carta delle nozze, quindi da questa energia maschile che vi inviterà o comunque che manifesterà in maniera veramente palese, quindi senza ambiguità alcuna, il suo interesse nei vostri confronti. La carta della nemica che abbiamo visto ovviamente a inizio stesa verrà ovviamente accantonata perché, vi ripeto, con la carta della sorpresa sicuramente questa persona non potrà più ovviamente nuocervi, d'accordo? Quindi lei ovviamente immaginava una disfatta e disfatta sia, chiaramente, d'accordo? Dunque, stesa veramente, veramente molto bella, quindi aspettatevi sicuramente un invito, comunque un contatto, appunto, una notizia, un messaggio, un corteggiamento piuttosto evidente da parte di una persona in particolar modo, con la carta appunto dell'Imeneo,
un incontro particolarmente romantico, un approccio fisico molto soddisfacente e quindi diciamo delle soddisfazioni, di piccoli sogni che comunque si realizzano con questa rivale che finalmente ovviamente verrà messa definitivamente da parte. Dunque chi ha scelto questa seconda variante veramente avrà prossimi giorni, prossime settimane e ripeto al massimo qualche mesetto, sicuramente un bel periodo da un punto di vista sentimentale, quindi con delle ottime sorprese. Ovviamente come sempre ragazzi mi raccomando, mettetevi sempre come priorità, ovviamente buona fortuna, buon invito, buon incontro, buon tête-à-tête romantico, buon corteggiamento e ovviamente come sempre buona fortuna e a presto!